Lezione 1. Chiedere aiuto. Quando affronti delle difficoltà e nessuno è disponibile ad aiutarti, cosa fai di solito? In tali situazioni spesso mi rivolgo a familiari e amici per ricevere supporto. Sembra una cosa saggia. È importante costruire una rete di persone su cui contare. Davvero, a volte solo parlare con qualcuno può fornire chiarezza o addirittura una soluzione. Sono d'accordo. È rassicurante sapere che non siamo soli nelle nostre lotte. Assolutamente. Insieme possiamo resistere a qualsiasi tempesta. Ti è mai capitato di sentirti a disagio nel chiedere aiuto? Sì, ma ho imparato che la vulnerabilità è spesso un punto di forza, non una debolezza. Hai fatto un'ottima osservazione. Ci vuole coraggio per allungare la mano. Lezione 2. Room Service Delight. So che in genere fornisci il servizio in camera. È corretto? Sì, davvero. Ci impegniamo a garantire ai nostri ospiti un soggiorno confortevole. Sembra fantastico. Gli ospiti devono apprezzare la comodità di ordinare comodamente dalla propria camera. Sicuramente lo fanno. Permette loro di rilassarsi mentre si godono un pasto senza il fastidio di travestirsi. Come? È delizioso. Che tipo di piatti ordinano spesso gli ospiti? Oh, una varietà. Dai deliziosi prodotti per la colazione alle sontuose cene, Chen è per tutti i gusti. Sembra molto lussuoso. Deve creare un'esperienza elevata per i visitatori. Precisamente. Un po' di indulgenza fa molto per aumentare la soddisfazione generale. Contribuisce anche a un soggiorno memorabile. Dopotutto, a chi non piace essere coccolato? Lezione 3. Impegno per il fitness. Di solito mi alleno per circa un'ora al giorno. Mi aiuta a mantenermi in forma. Questo è encomiabile. L'esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere la salute generale. Davvero, è diventata una routine che mi piace davvero. Che mi dici di te? Cerco di incorporare anche l'attività fisica nella mia vita quotidiana. Rinvigorisce la mia mente e il mio corpo. Eccellente. Quali attività preferisci? Mi piace fare jogging e yoga. Offrono un ottimo equilibrio al mio regime di fitness. Sembra un approccio a tutto tondo. Trovi lo yoga particolarmente rilassante? Lo faccio. Mi aiuta a coltivare la consapevolezza migliorando la flessibilità. È una combinazione fantastica. Forse dovrei unirmi a te per una sessione di yoga qualche volta. Lezione 4. Art Class Adventures. Mi piace molto il corso d'arte dopo la scuola. Fornisce uno sbocco creativo. Che bello! Immagino che tu e i tuoi amici vi divertiate molto lì. Lo facciamo. Spesso finiamo col cancellare le lavagne per l'insegnante, il che è piuttosto divertente. Posso solo immaginare quanto possa essere divertente. Gareggiate per vedere chi riesce a cancellare più velocemente? Di tanto in tanto, a volte si trasforma in una gara giocosa. È tutto molto divertente. Ora sembra delizioso e deve contribuire al cameratismo tra i tuoi amici. Certamente. Favorisce il senso del lavoro di squadra mentre accettiamo i nostri pasticci artistici. Adoro come la creatività possa portare a momenti così gioiosi. Ogni pennellata o riga cancellata fa ridere, è piuttosto liberatorio. Lezione 5. Unità nella diversità. Hai notato la forza che deriva dalla collaborazione di vari gruppi etnici? Davvero!
Che si tratti di neri, ispanici, nativi americani o di qualsiasi altro gruppo, ognuno apporta contributi unici. Assolutamente. È stimolante vedere persone unite nonostante i loro diversi background. Esattamente. Ogni cultura aggiunge un ricco strato alle nostre esperienze condivise, proprio come un arazzo colorato. È fondamentale celebrare queste differenze, poiché migliorano la comprensione e l'inclusività. Precisamente, quando ci riuniamo, creiamo maggiori opportunità per tutti, abbattendo le barriere. Ben detto. La collaborazione tra diversi gruppi pone davvero le basi per progressi significativi. Credo che l'unità promuova l'innovazione, permettendoci di affrontare le sfide in modo creativo. Insieme possiamo andare avanti e creare un futuro in cui tutti possano prosperare. Lezione 6. Delizie tropicali. Hai mai visitato un'isola rinomata per i suoi deliziosi frutti di mare e la frutta tropicale fresca? Sì. Il mio ultimo viaggio in un'isola del genere è stato semplicemente mozzafiato. I sapori erano straordinari. Posso solo immaginarlo. La combinazione di pesce fresco e frutta vivace deve essere stata deliziosa. Assolutamente. C. È qualcosa di magico nell'assaggiare il cibo che viene raccolto proprio sull'isola. Davvero, è come se ogni boccone raccontasse una storia delle sue origini. Inoltre, l'atmosfera è sempre così rilassata sulle isole che migliora l'esperienza culinaria. Sono d'accordo. Cenare all'aperto con la brezza dell'oceano è una vera delizia. Sì, hai provato qualche piatto specifico che ha lasciato un'impressione duratura? Il mai mai alla griglia è stato fenomenale. Era abbinato a una salsa tropicale piena di sapore. Lezione 7. Abbracciare il cambiamento. Hai mai pensato a come il cambiamento può portare a nuove opportunità? Assolutamente. Il cambiamento spesso apre la strada alla crescita e alla realizzazione personale. È vero, molti temono il cambiamento, eppure può essere un bellissimo catalizzatore di trasformazione. Sì, può sembrare scoraggiante, ma spesso diventa un trampolino di lancio verso maggiori possibilità. Perfetto. Abbracciare il cambiamento può aprire porte che non sapevamo esistessero. Inoltre, ci consente di ridefinire i nostri percorsi ed esplorare territori inesplorati. Esattamente. A volte sono i rischi assunti e gli atti di fede che producono i risultati più gratificanti. Non potrei essere più d'accordo. Diresti di aver accettato cambiamenti significativi nella tua vita? L'ho fatto! Ogni cambiamento mi ha plasmato nella persona che sono oggi. Lezione 8. La bellezza dei parchi. Sapevi che il parco è stato istituito nel 1919? Davvero? Sembra che abbia una bella storia. Cosa c'era nel sito che ne ha ispirato la creazione? Bene, il fiume Colorado attraversa una campagna arida e il parco funge da oasi vivide in mezzo a paesaggi aridi. Questo deve offrire un bel contrasto. Un santuario lussureggiante in mezzo a una terra arida. Esattamente! Attrae sia gli amanti della natura che gli avventurieri, che cercano rifugio dal caldo. Posso solo immaginare quanto debba essere bello, specialmente durante le fioriture di fiori selvatici. Sì, questi colori trasformano il parco nella vivacità di un pittore. Sembra una vacanza perfetta per chi cerca la tranquillità.
Assolutamente. La natura ha un modo per rivitalizzare lo spirito, specialmente in ambienti così pittoreschi. Lezione 9. Mettere in discussione la curiosità. Hai mai considerato l'importanza delle domande che iniziano con chi? Certamente. Domande come: chi è quella ragazza con il vestito blu? Possono suscitare curiosità e discussioni. Assolutamente. È affascinante come tali domande possano portare a narrazioni più profonde. Sì. Spesso portano all'esplorazione delle storie e delle connessioni tra le persone. E sottolinea l'importanza di comprendere ciò che ci circonda e i personaggi al suo interno. Ben detto! Ogni persona ha un viaggio unico che vale la pena conoscere. Precisamente. Riflette il nostro desiderio intrinseco di connetterci e relazionarci con gli altri. Le domande possono essere il ponte che unisce prospettive diverse. Chi sapeva che porre una semplice domanda avrebbe potuto svelare un ricco arazzo di vite? Lezione 10. Riflessioni mediche. Sente dolore toracico o febbre? No, sento solo una sensazione di solletico alla gola. È piuttosto fastidioso. Sembra scomodo. Hai provato qualche rimedio? Ho provato miele e tè caldo, ma mi sembra testardo. Forse un cucchiaio di zenzero potrebbe fare al caso tuo. Può essere molto efficace. Questo è un ottimo suggerimento, ci proverò. Provi spesso tali sensazioni durante i cambiamenti del tempo? Spesso. Il mio corpo sembra segnalarmi ogni volta che è un cambiamento, come una banderuola. Un'analogia piuttosto creativa. È come se avessi un barometro incorporato. Lezione 11. Tech Talk. È un laptop da 15 pollici che stai trasportando? Sì, davvero. È il mio fidato compagno di lavoro e di svago? È la dimensione perfetta per la portabilità. Hai una borsa specifica per questo? Sì. Ho una custodia protettiva che lo protegge da graffi e urti. Sembra pratico. È essenziale salvaguardare una tecnologia così preziosa. Davvero? Inoltre, la borsa è elegante, il che è un ulteriore vantaggio. Una situazione vantaggiosa per tutti. Mi piacerebbe trovare anche una borsa alla moda ma funzionale per il mio tablet. Può essere una vera sfida. Hai esplorato le opzioni nel negozio di tecnologia locale? Sì, ma spesso le selezioni sono blande o troppo care. Lezione 12. La vita su altri pianeti. Rifletto spesso sulle condizioni necessarie affinché la vita intelligente si evolva in questo universo. Pensiero affascinante. Sembra altamente improbabile che si verifichi su un pianeta qualsiasi. Davvero, le probabilità sono spesso discusse nei circoli scientifici, non credi? Sì, solleva interrogativi su quanto sia davvero unico il nostro pianeta. Quale pensi sia il fattore più critico per l'evoluzione della vita? Forse un clima stabile e l'accesso a risorse essenziali come l'acqua? Punti molto validi. Sembra che molte condizioni debbano allinearsi perfettamente, proprio come un puzzle cosmico. Davvero, e se la vita intelligente esistesse altrove, come potrebbero essere? Si può solo immaginare. Potrebbero essere completamente diversi da noi. Lezione 13. Check-in mattutino. Buongiorno. Come hai dormito la scorsa notte? Buongiorno. Ho dormito bene, grazie per avermelo chiesto.
Che ne dici di te? Anch'io ho dormito abbastanza bene. Sembra che oggi sia un buon inizio. Davvero? Un inizio rinfrescante può dare il tono all'intera giornata. Assolutamente. Trovo sempre che un buon giorno possa portare a infinite possibilità. Piuttosto vero. Che piani hai per la giornata a venire? Ho qualche commissione da sbrigare, forse dopo mi ricompenserò con un caffè. Un'idea splendida. Quale gusto preferisci? Mi piace un latte al caramello, aggiunge un tocco dolce alla mia giornata. Lezione 14. L'eredità di Simpson. La famosa assoluzione dei Simpson è stata più di un semplice processo per omicidio, non credi? Assolutamente. Ha evidenziato le tensioni razziali prevalenti nella società. Davvero. Il processo è diventato un riflesso delle maggiori questioni sociali dell'epoca. È servito come una lente inaspettata sul sistema giudiziario e sulle sue implicazioni. Anche la frenesia mediatica che ha circondato il processo è stata qualcosa di davvero straordinario. Esattamente. Era come se il processo fosse diventato un fenomeno culturale. E ha scatenato ampie discussioni sulle relazioni razziali in America. Sì, ha dimostrato quanto possano essere strettamente intrecciate giustizia e percezioni sociali. Ancora oggi, il processo funge da significativo caso di studio in diritto e sociologia. Lezione 15. Fondamenti di guida. Quando si tratta di imparare a guidare, è essenziale esercitarsi ad accelerare e rallentare, giusto? Assolutamente. Queste competenze sono fondamentali per qualsiasi pilota di successo. All'inizio è bene esercitarsi a guidare in un ampio spazio aperto, come un parcheggio vuoto. Sì, fornisce un ambiente sicuro per padroneggiare queste manovre di base. Ricordo di essermi sentita sopraffatta all'inizio, ma gli spazi vuoti mi hanno aiutato ad acquisire fiducia. Questo è spesso il caso. Tutti iniziano da qualche parte. Una volta acquisite queste nozioni di base, guidare nel traffico sembra molto meno intimidatorio. Davvero, l'esposizione graduale a strade trafficate può portare a migliorare le capacità di guida. Quali consigli daresti a qualcuno che sta imparando a guidare? Lezione 16. Natura e storia. Preferisci vivere la bellezza della natura o visitare siti storici? Mi piacciono entrambi, tuttavia, mi ritrovo a propendere per i siti storici. Quindi, un mix di entrambi potrebbe offrire il meglio di entrambi i mondi. Assolutamente. Forse visitare antiche rovine circondate da paesaggi mozzafiato sarebbe l'ideale. Sembra splendido. Crea una connessione tra il passato e il presente. Sì, la storia ha un modo di plasmare i paesaggi, non è vero? Sicuramente sì. Le storie che si celano dietro ogni monumento mi intrigano. E trovarsi in posti così belli può suscitare un senso di meraviglia per il tempo. Sono d'accordo. Natura e storie insieme creano esperienze indimenticabili. Lezione 17. Lo scetticismo misterioso. Ho appena iniziato a leggere un romanzo giallo su una persona scomparsa. Sembra eccitante. Oh, chi è l'autore? È scritto da un famoso scrittore di romanzi polizieschi. Sono curioso. Cosa ti intriga di più della trama? I colpi di scena mi fanno indovinare. Ogni pagina rivela un nuovo indizio.
Adoro quando un romanzo ti tiene con il fiato sospeso. Precisamente. La suspense aggiunge uno strato elettrizzante alla narrazione. Sembra intrigante. Dovrò leggerlo quando avrai finito. Sarei lieto di prestarlo a te. Lezione 18. Tradizioni del ringraziamento. Oggi, la tradizione del ringraziamento continua con le famiglie che si riuniscono per festeggiare. È davvero una tradizione commovente. Partecipi ai festeggiamenti con la tua famiglia? Certamente. Ci riuniamo per banchettare con un grosso uccello, tipicamente un tacchino, che tutti attendono con ansia. La preparazione del tacchino è una vera opera d'amore. A cosa ti affianchi di solito? Di solito abbiamo ripieno, purè di patate e salsa di mirtilli rossi. È una cornucopia di sapori. Sembra delizioso. Hai qualche ricetta segreta che segui? Lo faccio! La ricetta del ripieno di mia nonna è un prezioso segreto di famiglia. Contiene erbe che esaltano davvero il piatto. Mi piacerebbe impararlo. Forse potremmo fare una sessione di cucina insieme prima delle vacanze. Un'idea splendida. Condividere le ricette di famiglia è come tramandare una parte della nostra cultura. Lezione 19. Jaite Artful. Ho intenzione di visitare una galleria d'arte questo fine settimana. Vuoi unirti? Mi piacerebbe molto. Le gallerie hanno un modo per ispirare la creatività. Assolutamente. Ti dispiace se mi unisco anche a te? Niente affatto. Più, meglio è. Possiamo apprezzare l'arte insieme. Perfetto. È sempre affascinante discutere delle nostre interpretazioni dei pezzi. Davvero. L'arte può essere un magnifico catalizzatore per la conversazione. Esattamente. Hai in mente un artista o una mostra in particolare? Sono particolarmente affezionata all'arte impressionista. È qualcosa di magico in quelle pennellate. Ah sì. Il modo in cui catturano luce e movimento è affascinante. Lezione 20. Approfondimenti sulla sicurezza. Conosci il ruolo dei cani di sicurezza in aeroporto? Sì, sono essenziali per individuare oggetti illegali, giusto? Precisamente. Il loro acuto senso dell'olfatto è una risorsa inestimabile per proteggere i viaggiatori. È affascinante come possano rilevare sostanze non rilevabili dai sensi umani. Esattamente. Sono come supereroi con poteri straordinari. Davvero. Direi che meritano distintivi onorari per il loro servizio. Assolutamente. I loro contributi non vengono riconosciuti per la maggior parte del tempo. Fa apprezzare il duro lavoro e l'addestramento di questi incredibili cani. Piuttosto vero, è incredibile come una creatura possa contribuire a mantenere la sicurezza su così vasta scala. Lezione 21. Mostre ficiure. Per le prossime mostre, credo sia encomiabile fare i preparativi anticipati, non è vero? Assolutamente. La pianificazione anticipata garantisce un'esperienza più fluida per tutte le persone coinvolte. È importante creare un'atmosfera che rifletta il tema della mostra. Davvero, l'atmosfera dà il tono, permettendo ai visitatori di interagire appieno. Hai partecipato a qualche mostra che ti ha lasciato un'impressione duratura? Sì, ricordo una fiera d'arte locale che metteva in mostra artisti della comunità. La creatività era contagiosa. Che meraviglia!
Questi eventi favoriscono le connessioni e consentono agli artisti di condividere le loro storie. Esattamente. Colma le lacune e incoraggia la collaborazione tra i creativi. Sembra fondamentale sostenere gli artisti locali in modi inestimabili. Lezione 22. Yard Sale Treasures. Hai mai notato che i concessionari spesso corrono alle vendite in cantiere prima degli altri? Sì, sicuramente vogliono assicurarsi le migliori offerte prima di scomparire. Sembra strategico. Chi è mattiniero si becca sicuramente il verme, non credi? D'accordo! In questo modo hanno la migliore selezione tra cui scegliere. Ha perfettamente senso. Ogni tesoro merita un occhio attento a trovarlo. Giusto? È divertente come un po' di competizione possa suscitare tanto entusiasmo. Assolutamente. Non si sa mai quali gemme ci attendono nelle vecchie cose di qualcuno. E spesso quelle gemme nascoste possono diventare preziosi ricordi. Esattamente. Che ne dici di programmare un'avventura di mercatini questo fine settimana? Lezione 23. Serenità scandinava. Hai sentito come vengono visti oggi i paesi scandinavi? Sì, sono rinomate come nazioni eccezionalmente amanti della pace. È piuttosto encomiabile. Quali sono alcuni fattori che contribuiscono a questa reputazione? Credo che la loro forte attenzione al benessere sociale e all'uguaglianza svolga un ruolo significativo. Davvero. L'enfasi sulla comunità rispetto all'individualità favorisce l'armonia. Giusto. Le loro politiche progressiste creano un ambiente favorevole per tutti. Inoltre, l'elevata qualità della vita contribuisce a un'esistenza pacifica. Assolutamente. Sembra che quando le persone sono contenti, i conflitti diventino meno probabili. È un pensiero delizioso. Quartieri radicati nella compassione e nella comprensione. Lezione 24. Assistenza organizzativa. Hai bisogno di assistenza per organizzare riunioni o appuntamenti. Sarebbe incredibilmente utile. A volte può sembrare opprimente coordinare tutto. Capisco perfettamente. Un programma ben strutturato fa la differenza. Davvero. Trovo spesso che la mia vita diventi caotica senza un piano solido. Quali strumenti o metodi utilizzi di solito per l'organizzazione? Faccio molto affidamento sui calendari digitali. Tengono tutto in un unico posto e me lo ricordano. Ottima scelta. Preferisci un approccio più tradizionale come un'agenda o un taccuino? Ho provato entrambi, ma trovo che gli strumenti digitali siano più efficienti per le mie esigenze. Molto pratico. La possibilità di impostare promemoria è un vero toccasana. Lezione 25. Nature's Bounty. Il monte Assiniboine e i meravigliosi paesaggi lungo il confine tra Alberta e British Columbia sono affascinanti, non credi? Assolutamente. Le 7 riserve attirano ogni anno più visitatori per i loro panorami mozzafiato. Davvero. È straordinario come la natura possa attirare le persone a esplorarne la bellezza. Piuttosto vero. Ogni montagna sembra avere una storia incisa nel suo volto roccioso. Sì. Fare escursioni in aree così panoramiche deve essere come imbarcarsi in una grande avventura. Lo è davvero. L'aria fresca e i panorami mozzafiato ringiovaniscono corpo e spirito. Potrei passare giorni a vagare per quei sentieri, scoprendo nuovi luoghi. Anch'io! La tranquillità della natura offre uno sfondo perfetto per la riflessione.
E non dimentichiamo la fauna selvatica. Ogni angolo può svelare i suoi affascinanti abitanti. Lezione 26. Festa del ringraziamento. Sei entusiasta dell'imminente celebrazione del ringraziamento? Assolutamente! È un momento meraviglioso per le famiglie di riunirsi. Di solito mangiamo un grosso uccello, vero? Sì, davvero! Il tacchino è come la star dello spettacolo. Devo dire che la preparazione che va a cucinare può essere piuttosto ardua. Precisamente. La mia famiglia discute spesso sulla migliore ricetta per il ripieno. Ognuno ha la propria opinione. Ah, la battaglia del ripieno! È la salvia o il pane tradizionale che vince? È una questione controversa, di sicuro, ma alla fine tutti se ne vanno con la pancia piena e il cuore felice. Ora, questo è ciò che conta! L'ingrediente segreto è sempre l'amore, credo. Ben messo. Forse dovremmo provare ognuno di noi a portare in tavola un nuovo piatto quest'anno. Lezione 27. Cercare supporto. Di solito, quando si incontrano delle difficoltà, come si fa a chiedere aiuto? Di solito mi rivolgo a familiari e amici per ricevere supporto. È confortante sapere che non sono solo nelle mie lotte. Sembra una cosa saggia. La comunità e la connessione possono fare un'enorme differenza nei momenti difficili. Assolutamente! A volte un orecchio che ascolta è tutto ciò che serve per sentirsi meglio. Vero. È essenziale creare una rete di supporto, soprattutto di fronte alle sfide. Ti sei mai sentito esitante a contattarmi? L'ho fatto! Può essere difficile ammettere di aver bisogno di aiuto, ma è un segno di forza, non di debolezza. Ben detto! Ogni volta che mi rivolgo, scopro che gli amici sono più disposti ad aiutare di quanto credessi inizialmente. Sì! Può favorire connessioni più profonde e rafforzare le relazioni. Lezione 28. Servizio in camera di lusso. Credo che la maggior parte degli hotel offra il servizio in camera per un'esperienza culinaria accogliente. Sì, lo fanno. Permette agli ospiti di gustare i pasti senza il fastidio di travestirsi. È lussuoso. Che tipo di piatti ti piace ordinare? Preferisco la colazione a letto quando viaggio. Una tazza di caffè caldo e dolci possono rallegrare ogni mattina. Sembra delizioso. Sì, è qualcosa di speciale nel godersi la colazione con calma. Assolutamente. E per cena, qualcosa di locale suscita sempre il mio interesse. Ottimo approccio. È un modo meraviglioso per esplorare la cucina della zona. Sicuramente. Inoltre, la comodità del servizio in camera è imbattibile dopo una lunga giornata trascorsa a esplorare. Piuttosto vero. Aggiunge un livello di comfort all'esperienza di viaggio, vero? Lezione 29. Escursioni di ricerca. Le spiagge e le montagne offrono le opzioni di vacanza perfette. Questa è un'ottima idea. Possiamo anche ricercare ciò che offre ogni località. Cercherò le migliori spiagge per tramonti e relax. Nel frattempo, troverò emozionanti sentieri di montagna per avventure escursionistiche. Perfetto. Possiamo creare insieme un itinerario completo. Un piano meraviglioso. Esplorare nuovi posti è sempre emozionante. E i ristoranti locali? Provare nuovi cibi è essenziale. Assolutamente. Ogni regione di solito offre delizie culinarie uniche.
Pensi che dovremmo prendere in considerazione anche la possibilità di visitare i siti culturali locali? Lezione 30. Decisioni riordinate. Questo ha senso. Cosa fai con tutte le cose che riordini? Di solito dono articoli che sono ancora in buone condizioni. Una scelta nobile. Donare è sempre un'azione encomiabile. Sono d'accordo. Altri traggono grande beneficio da ciò di cui non abbiamo più bisogno. Hai mai provato a vendere qualcuno dei tuoi articoli online? Di tanto in tanto. Può essere molto gratificante ma anche richiedere molto tempo. Posso immaginarlo. Un tesoro può essere trovato in ciò che consideriamo spazzatura. Precisamente. Il tesoro di qualcun altro è nascosto nei nostri rifiuti. Che bel modo di praticare la sostenibilità. Lezione 31. Reperti unici. Quando si fa shopping, è essenziale cercare pezzi unici del genere. Capisco perfettamente. Trovare qualcosa di speciale può essere elettrizzante. Ti dà un senso di individualità, vero? Assolutamente. Un oggetto unico racconta una storia tutta sua. È come scoprire tesori nascosti che attendono la tua ammirazione. Esattamente, e ogni pezzo aggiunge carattere alla tua collezione. Mi sento sempre soddisfatto quando vedo qualcosa di raro. La soddisfazione non ha eguali. Quali oggetti unici hai trovato? Una volta ho trovato una macchina da scrivere vintage con una storia affascinante. Lezione 32. Profitti di monopolio. Questo modello di business genera profitti molto elevati perché hanno il monopolio nel mercato dell'hockey. Potrebbero limitare la vendita e lo scambio di giocatori quando necessario. Sembra un po' ingiusto per i giocatori, vero? È certamente una situazione complessa che bilancia profitto ed equità. Il controllo sui giocatori può portare anche a contratti gonfiati. Esattamente! I talenti dei giocatori sono spesso intrappolati in queste offerte. Viene da chiedersi quale sia l'etica di tali monopoli. I profitti non dovrebbero andare a scapito dell'equità. Forse sono necessarie nuove normative per livellare le condizioni di gioco. Lezione 33. Dinamica del dipartimento. In che reparto lavori? Faccio parte del dipartimento finanziario. Come ti piace il tuo ruolo? Mi occupo di marketing ed è piuttosto dinamico. Il marketing deve essere entusiasmante. Tante opportunità creative. Davvero, ogni campagna sembra una nuova avventura. Sembra gratificante. Qual è stata la tua campagna di maggior successo? Abbiamo lanciato un prodotto con una pubblicità accattivante e abbiamo ottenuto risultati fantastici. Un'ottima strategia di marketing fa sempre la differenza. Sì, i numeri possono essere molto eccitanti, proprio come il tuo mondo finanziario. Lezione 34. Alimentazione sana. Penso che dovremmo incorporare più pasti a base vegetale nella nostra dieta. È fantastico. Possono essere così deliziosi e nutrienti. Esattamente. Ci sono innumerevoli ricette da esplorare. Inoltre promuovono una salute migliore e sono rispettosi dell'ambiente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Cosa hai provato di recente? Ho preparato una deliziosa insalata di ceci con tante verdure colorate. Sembra vibrante e appagante. Sono incuriosito. Sono felice di condividere la ricetta.
Che mi dici di te? Di recente ho provato un curry di lenticchie che mi ha fatto impazzire. Lezione 35. Vite distratte. Questo è vero! Ci stiamo perdendo così tanto a causa del nostro scorrimento costante. È abbastanza allarmante il modo in cui restiamo incollati ai nostri schermi. Giusto? Spesso dimentichiamo di apprezzare il mondo che ci circonda. Davvero? Tuttavia, può essere difficile rompere l'abitudine. Forse dovremmo riservare delle ore designate senza schermo? Un'idea meravigliosa. Potrebbe soddisfare meglio i nostri impegni sociali. Sì, riconnettersi di persona può riportare alla mente momenti autentici. Assolutamente! Pianifichiamo alcune uscite fuori dai nostri schermi. Immagina le storie che creeremo senza telefoni.